Perché vi parlo di Nivada? Beh, le ragioni sono diverse, perché si tratta di un'azienda storica, perché si tratta nel panorama dell'orologeria moderna di una riedizione, forse l'unica vera riedizione vintage che richiama in toto quello che è stato il passato di questo orologio, in particolare del CASD, questo orologio che Nivada riporta sul mercato in maniera assolutamente fedele a quello che era in passato, a quello che era il CASD negli anni 60 e negli anni 70. Ve ne parlo anche perché Nivada, l'orologio, questo CASD, me l'ha mandato e io ve ne parlo in questa recensione, ma questo non significa che non ci siano dei difetti e che non ve ne possa parlare, anzi è proprio quello che farò assieme ai tanti pregi che ho trovato in questo bellissimo cronografo, ma ne parliamo come sempre tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo. Nivada Grenken è una maison storica, nasce nel 1926 e già negli anni 30 realizzava i suoi primi orologi automatici di manifattura. Un'azienda insomma che ha una grande storia e che nasce ad inizio secolo come tante altre maison che hanno fatto la storia dell'orologeria, e Nivada naturalmente non è da meno, soprattutto considerando l'orologeria sportiva, proprio come questo Chronomaster Aviator Sea Diver, che è il nome completo del Nivada Grenken CASD. Come abbiamo visto nell'unboxing di questo orologio che ho pubblicato martedì scorso, vi ho spiegato che si tratta di un orologio che nasce nel 1964, il cui scopo era quello di sostituire tutti gli altri orologi che all'epoca erano utilizzati come dei veri e propri strumenti, grazie alle funzioni e grazie anche all'impermeabilità di questo cronografo, che era ed è oggi di 100 metri. Un cronografo che nasce con un movimento manuale Valjoux negli anni 60 e che oggi invece incassa un movimento Sellita, quindi svizzero, 510 BHB per la versione automatica, oppure la versione manuale, che è anche quella più fedele alla storicità di questo orologio, ovvero il Sellita 510 MBHBB, dove naturalmente la M sta per manual. Come abbiamo detto, la storia di Nivada naturalmente non inizia negli anni 60 ma negli anni 30, e Nivada inizia a progettare i suoi primi orologi automatici di manifattura già nel 1930 per l'appunto, e nel 1950 realizza anche il suo primo orologio automatico subacqueo chiamato Antarctic, che è anche forse il più storico, il più rievocativo di tutta la maison. Dopodiché Nivada nel 1964 presenta il Deptomatic, un vero e proprio diver da 100 atmosfere, cioè 1000 metri di impermeabilità, e nello stesso anno produce anche il Nivada CASD, oppure il Chronomaster Aviator Sea Diver, come abbiamo già detto, con al suo interno il movimento Valjoux 92, che all'epoca naturalmente era utilizzato da tante altre maison. Dopodiché, anche a causa della crisi del quarzo, naturalmente l'azienda ha subito quella che era l'evoluzione dell'orologeria tra gli anni 70 e gli anni 80, anche se all'interno della propria linea comunque furono lanciati nuovi prodotti, includendo anche dei fashion watch così chiamati, e così come riporta anche il sito di Nivada nella sezione storia, e che naturalmente avevano lo scopo di contrastare quella che era la crisi che in ogni caso purtroppo non lasciò scampo all'azienda. Infatti Nivada Grenken rinasce soltanto nel 2018, quindi pochi anni fa, riportando alla luce subito due dei suoi più iconici modelli, e quindi questo Chronomaster Aviator Sea Diver della nostra recensione e anche il modello Antarctic, che poi è stato anche seguito dal modello Deptomatic, attualmente in produzione e a catalogo.
Come dicevo però, e come sicuramente saprete, la cosa più affascinante dell'attuale Nivada, quella rinata nel 2018, è quello di riproporre esattamente gli orologi che hanno fatto grande la storia di questa maison tra gli anni 50 e gli anni 70. E quando parlo di riproduzione fedele intendo proprio lo stesso orologio, tanto che gli orologi moderni messi a confronto con quelli vintage non dimostrano alcuna differenza. Basti pensare per esempio al diametro di questo Chronomaster Aviator Sea Diver, che è da 38,3 mm, esattamente come era il diametro negli anni 60, un diametro peraltro molto contenuto che sicuramente sta bene soprattutto sul mio polso da 16 cm e mezzo, che non a tutti necessariamente piace perché appunto si tratta di misure davvero vintage, ma che in ogni caso riprendono l'heritage e quindi la vera storia di questo orologio, cosa che poche altre maison in realtà hanno fatto, pur riproponendo sul mercato attuale orologi della loro storia passata. Una moda questa che sta prendendo piede e che peraltro piace molto agli appassionati, me compreso, ma che effettivamente non è mai stata precisa e fedele come avviene invece nel caso di questo Nivada Cast. Ho parlato però anche di difetti, perché naturalmente ce ne sono, e ai pregi magari ci arriviamo dopo. Il primo difetto, che naturalmente io ritengo tale e che ad altri magari invece può piacere, e questo dipende dai gusti personali, ritengo che sia il bracciale, perché per quanto bello e ben fatto, indubbiamente è un bracciale ben realizzato, finali e maglie piene, un bracciale pesante, in realtà è anche un bracciale che mi pare essere di catalogo, cioè uno di quei bracciali che vengono acquistati e adattati all'orologio, comunque adattati direttamente dalla fabbrica, ma non nascono per quell'orologio in particolare. E sinceramente questa sensazione la ritrovo un po' nella clasp un po' economica di questo bracciale, che per esempio non è neanche incisa all'interno, ma è una clasp assolutamente generica sulla quale viene inciso semplicemente il logo con una incisione laser che insomma è assolutamente di poco pregio e forse abbastanza banale. Ripeto, naturalmente sono gusti, così come lo stesso bracciale che non va a rastremare verso la clasp ma rimane molto largo, quindi rastrema di soli 2 mm, è un bracciale che io ritengo, soprattutto per questo tipo di orologio con questo piccolo diametro, un bracciale a mio avviso inadeguato. Anche qui si parla di gusti. Si parla meno di gusti per esempio nei perni a vite che tengono le maglie, di sicuro una soluzione pregiata che non tutti adottano, ma che in realtà sono dei perni assolutamente economici, e smontando alcune maglie per adattarlo al mio polso mi è capitato addirittura di rovinare una vite semplicemente cercando di riavvitarla per poi metterla a posto. Insomma, un bracciale che a mio avviso non vale la differenza di prezzo rispetto all'orologio senza bracciale, che ha un listino di poco superiore ai 1600 euro. Ecco, per analizzare più nello specifico la cosa, direi che è un orologio che vale assolutamente i suoi 1670 euro senza bracciale, ma non è un orologio che ne vale 1970 con il bracciale, e credo che questo insomma spieghi meglio qual è la mia opinione al riguardo. Per il resto però, come dicevo, è un orologio che vale assolutamente i suoi 1600 euro di listino, perché è un orologio storico, perché è un orologio con movimento svizzero manuale automatico, perché è realizzato in maniera perfetta, dalla ghiera che non ha degli scatti esattamente così come era negli anni 60, alla lavorazione della cassa che è perfetta in ogni sua satinatura e lucidatura, così come è bellissimo il quadrante e la sua lavorazione, e lo stesso la lavorazione a specchio delle sfere, che sotto la luce del sole ma anche quella artificiale donano davvero dei riflessi unici, riflessi che sono possibili soltanto grazie all'altissimo grado di lavorazione di queste sfere. Così come ho già detto, è di altissimo livello anche il quadrante di questo orologio e la sua lavorazione, un quadrante così come le sfere che non ha nessun tipo di sbavatura. Insomma, un orologio storico, blasonato, ad un prezzo assolutamente idoneo a quello che è l'oggetto in sé, a quella che è la storia e il blasone di questo orologio. Per me, come ho anche detto più volte anche nella chat Telegram, dove do sempre alcune anticipazioni, un orologio che è assolutamente sovrapponibile a quella che è l'offerta per esempio
esempio odierna di Longines. Vale quindi la pena acquistare questo Nivada CASD? Beh, a mio avviso sì, naturalmente deve piacere il genere, non è l'orologio per tutti, è un orologio perfetto per chi ama il genere militare, è un ottimo cronografo, è perfetto per chi ama il vintage e che magari non vuole acquistare il vintage perché è difficile da trovarlo in ottime condizioni, perché costa comunque sempre un po' di più, ma anche perché è più delicato da utilizzare in maniera quotidiana, a differenza invece di questo CASD moderno che può essere utilizzato anche a mare senza alcun pensiero. Sicuramente vale il suo prezzo di listino, soprattutto se acquistato con un po' di sconto e soprattutto alla luce di quello che è il mercato moderno, e mi piace così tanto che spero di darvi alcune anticipazioni in futuro rispetto a un modello speciale di cui non posso svelarvi ancora nulla, ma insomma ci saranno delle novità, mi auguro, assieme a Nivada. Io naturalmente vorrei sapere che cosa ne pensate di questo Nivada nei commenti, ne parliamo assieme come al solito. Vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video nella stanza degli orologi, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ci vuole polso.